Per chi non avesse visto la prima parte del video, che è video a caso, consiglio di vedere questo link qui, perché lì c'è la spiegazione di come nasce questo video, perché è in due parti e roba di questo genere. Questo video si chiama Discorsi a caso, non è molto difficile da capire di che cosa si parlerà in questo video, di discorsi a caso. Cose interessanti che mi venivano da dire, non abbastanza lunghe da avvenire ognuno in un video differente, non abbastanza corte da essere semplicemente dimenticate dall'umanità. E per questo niente, spero che vi piaccia. Allora, il primo argomento del video è parole. Parole inglesi che noi italiani non capiamo troppo bene, oppure che sappiamo. Insomma, faccio prima a dirvi direttamente. Allora, la prima parola è bagno. Come si dice bagno in inglese? Questa è una scena che sicuramente tutti abbiamo passato. Scuole elementari, impariamo a dire le paroline in inglese e la maestra ci fa: come si dice posso andare al bagno? Ed è can I go to the toilet please? No, 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 è sbagliato. Non solo è sbagliato, è scortese, è maleducato. Vuol dire posso andare al cesso. E io ho fatto una gran figura di in questo modo qui. Al contrario, bagno si dice bathroom. Come ci insegnano che si dice stanza da bagno in casa. Ma si dice così anche quando devi andare al bagno a scuola o quando devi cercare il bagno in ristorante. C'hanno anche un altro modo, che è quello che noi usiamo per dire toilet. Posso andare alla toilette quando sei in un ristorante di quelli fighi. Can I go to the restroom? Però no, toilet è proprio Seconda cosa, questa l'ho scoperta ieri e sono ancora sbalordito. Avete presente quando tipo nello stereo la presa jack per le cuffie o roba di questo genere qui e c'è scritto AUX? Ho sentito persone nella mia breve vita pronunciarlo in ogni modo. AUX, AUX se vogliamo andare a Firenze, AUX e UX se vogliamo sentirci americani, ma non penso che nessuno conoscesse veramente cosa vuol dire. AUX sta per auxiliary, presa ausiliaria. Ora non so se anche a voi fa lo stesso effetto, ma io ero tipo così: ma questa parola ha un senso! E quindi niente, cose interessanti che si scoprono quando tuo fratello ti chiede passami la presa ausiliaria e non capisci che diavolo stai intendendo. Oh, sì, terza cosa, ricordare. Verbo ricordare, in inglese non si dice sempre remember. Non è ricordami che devo fare la spesa, remember me to go shopping. No, 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 è sbagliato. Però questa volta non è maleducato quantomeno. Si dice remind. Remind me è quando ricordami che devo fare qualcosa, tipo la sveglia o roba di questo genere. Remember è un ricordo passato. Ok, questa cosa qui è particolarmente importante. In America piove. Io lo sto dicendo in questo modo come se l'avessi scoperto la settimana scorsa, perché l'ho scoperto la settimana scorsa, perché per 3 mesi che sono stato qui non ha piovuto. Ha fatto 2 giorni di qualcosa che assomigliava della pioggia, ma che era semplicemente dell'acqua che cadeva dal cielo, e poi ha cominciato a piovere e per 3 giorni non ha smesso un secondo. Cioè, come a dire, qui non piove mai, ma quando piove la facciamo piovere proprio per bene. Che poi a me in genere la pioggia piace, perché dà soddisfazione, ti cade in testa. Qui no, non dà soddisfazione, perché clic, 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 clic continuo, proprio asfissiante, che dà proprio... La domanda è: perché qui non piove e qui invece sì? Nel video non si capisce troppo bene perché sembra abbastanza normale, magari tipo c'è un palazzo sulla prima pozza e non c'è sull'altra. No, la cosa è differente. La prima pozza è a cielo aperto, sull'altra c'è un albero. Perché col fatto che vivo in mezzo alla foresta, alberi, foresta qui, non smette di piovere mai. Cioè vuol dire che anche quando smette di piovere gli alberi hanno assorbito talmente tanta acqua che per altre 2 ore e mezza abbondanti continua a piovere.
Ok, non so se la mia professoressa di italiano sta guardando o avrà mai visto questo video, però ora come ora spero di no, perché mi sto dimenticando l'italiano. È veramente fastidioso. Non lo so, non mi vengono neanche le parole. È proprio imbarazzante. Soprattutto quando arrivi a dire parole tipo lacrima e la scrivi L''acrima. Quando scrivi abbiamo con l'H. Quando scrivi mia madre mi ha guidato. Quando dici roba tipo noi serve e non a noi serve. E quando usi no, non ci riesco a parlare, l'italiano è ormai dimenticato. L'ausiliario avere al posto di essere, tipo ho stato. Ok, la parte che sta per seguire è un po' noiosa, quindi a meno che non siate interessati a scoprire il governo americano, potete saltare a quella successiva. Un'altra cosa particolarmente interessante, il governo americano, come funziona e per quale motivo è rappresentato bene da questo gesto qui. Perché glielo mettono in c***o. In che modo? Scopriamolo insieme. Sono convintissimi di essere una democrazia, lo vanno a dire a tutto il mondo e sono contenti. C'hanno anche un partito che si chiama Democratici, gli altri sono repubblicani. Noi in Italia siamo più fighi perché abbiamo la Repubblica Democratica e quindi teoricamente risolviamo tutti i loro problemi, però ne abbiamo di più, quindi non ha senso. Ma sto divagando, è una repubblica presidenziale, hanno il presidente. Questo lo sapete abbastanza tutti. La cosa è, come si elegge il presidente? Allora, tutti votano, va bene, e tutti mettono una preferenza. Poi come funziona? Non è il presidente che vince già a questo livello, vincono gli stati. In California, per esempio, vince il presidente A, in Minnesota vince il presidente B. La California ha un numero di electoral colleges, che sono delle persone che fondamentalmente eleggono il presidente, maggiore del Minnesota. Quindi cosa vuol dire? La California ha un potere maggiore del Minnesota. Questo cosa vuol dire? Che se anche c'è una maggioranza delle persone, ma le persone sono negli stati sbagliati e quindi il maggior numero di electoral colleges è per il presidente che ha ricevuto meno voti, quel presidente viene votato lo stesso. Chi se ne frega di quello che ha votato il popolo? Democrazia! E ok che è una cosa non troppo comune, perché comunque sia in genere lo stato con il maggior numero di electoral colleges è anche quello con la maggiore popolazione e quindi più o meno i numeri sono gli stessi. Ma nella storia degli Stati Uniti d'America, che non è troppo lunga alla fine, ci sono già state 3 occasioni di questo genere. Fate un pensierino riguardo alla vostra Costituzione, cari amici americani. Allora, so che il video si chiama Discorsi a caso e quindi teoricamente dovrei parlare, però A, poi alla fine finite per annoiarvi, B, non mi ricordo tutti gli altri argomenti di cui dovevo parlare, C, tra 20 giorni è Natale e questo è quello che è successo oggi. Quando mi hanno detto andiamo a prendere l'albero di Natale, mi è venuto in mente quello che mi viene in mente quando mio padre italiano mi dice andiamo a prendere l'albero di Natale, che vuol dire andiamo in soffitta, prendiamo il nostro albero di Natale bello plasticoso e mettiamolo in soggiorno. No, qui vuol dire andiamo in questo posto qui. Sono in un posto troppo figo. È un allevamento, una coltivazione, non saprei come definirlo, di alberi di Natale. Perché qui ce lo hanno vero ed è troppo figo. Il mio video è finito, spero che vi sia piaciuto come spero che vi siano piaciuti gli altri. Ho qualche idea per il prossimo, ma non lo so, non ne sono troppo convinto. Per questo motivo ho creato un sondaggio in questa pagina qui, al quale potete rispondere riguardo a che cosa vi piacerebbe trovare nel mio prossimo video. E state connessi, stay tuned, because ecco, l'italiano si diceva, no? State connessi perché il prossimo video che monterò, che forse andrà su questo canale, potrebbe essere spaziale.